Ruota di scorta in camper, oggetto indispensabile oppure superfluo? Io credo che in una situazione di emergenza essa possa fare la differenza. Ecco perché oggi ho deciso di installarla. In questa scatola c'è il kit originale Fiat con tutti i componenti per poterla installare. Vi faccio vedere subito il suo contenuto. All'interno della confezione abbiamo una bustina con vari bulloni, una staffa di fissaggio, un tampone, e per concludere il suo arganello. Iniziamo con il tampone. Questo va installato nel sottoscocca, esattamente in questa posizione, nell'unico foro dove è presente la filettatura, quindi dopo la grande vasca in cui va messa la ruota di scorta. Per installarlo è necessario un bullone M8, esattamente come questo, e di una rondella. Io ci ho già messo qui del liquido frenafiletti per evitare che esso si sviti per colpa delle vibrazioni. Questa è una cosa molto importante da fare. Ecco fatto. Ricordatevi che la parte morbida deve toccare nel sottoscocca. Questo pezzo comunque serve per mantenere la ruota di scorta in linea, infatti poi andrà ad appoggiare esattamente in questa parte. È arrivato il momento dell'arganello. Anche questo va installato nel sottoscocca, esattamente nella zona della vasca. Non potete sbagliare perché va imburonato esattamente dove ci sono questi 4 fori dove è presente la filettatura, quindi proprio al centro. Per farlo servono i 4 bulloni da sospensione in dotazione. Ricordatevi di mettere anche qui del frenafiletti. Una volta terminato, il tutto risulterà stabile e sicuro. Adesso dobbiamo montare il comando di discesa e di risalita, esattamente in questa posizione. Si riconosce perché sono presenti 2 fori per mettere dei rivetti, quindi nella parte posteriore destra del veicolo, dove c'è la ruota posteriore destra. Per installare questo componente si può usare 2 opzioni. La prima è usando i rivetti in dotazione, 4 rivetti in dotazione che si mettono nei loro fori, e poi ci si avvita un bullone M8. In alternativa si può usare anche un lungo bullone M8 di almeno 10 cm e lo si mette dentro il foro del rivetto facendolo uscire dall'altra parte. Ecco fatto. Poi qui ci si può mettere un'altra rondella e alla fine bloccarlo con un dado. Io comunque installerò il pezzo con i 4 rivetti in dotazione.
Adesso dobbiamo fare la stessa cosa anche in questo lato, ovvero mettendo i due rivetti in più. Questa volta dobbiamo anche inserire la sua staffa di fissaggio, ovvero in questa posizione. Qua giù ci andranno i bulloni M8 e qua giù i due dadi in dotazione avvitati. Ecco fatto, questo è il risultato finale. Adesso non ci resta che far scendere giù l'arganello e montare la ruota di scorta. Adesso, per far scendere il cavo dell'arganello, prendiamo il nostro kit di emergenza presente in dotazione sul Fiat Ducato e ci serviranno esattamente questi tre componenti. Posizioniamoci sul comando e giriamo in senso antiorario per farlo scendere. Adesso dobbiamo inserire questo pezzo nero all'interno del foro della ruota di scorta. La parte filettata deve uscire fuori e come ultima cosa dobbiamo bloccarla con il suo fermo. Fatto, è arrivato il momento di tirarla su. Lavoro finito, spero che il video vi sia stato d'aiuto. Se così fosse vi ricordo di lasciarvi un like, un commento e di iscrivervi al mio canale. Noi ci vediamo alla prossima avventura.